Ciao a tutti ragazzi e bentornati anche questo sabato sul canale. Nel video di oggi vedremo la seconda parte del nostro tavolo in resina. Sarà un video semplicissimo, quindi se volete replicarlo fate pure. Se non ti sei ancora iscritto, questo canale è dedicato al fai da te e anche qualche piccola recensione, quindi iscriviti e accendi le notifiche. In questo modo ti avviso quando pubblico un video nuovo. Andiamoci! Ora dovremo cercare di spalmare un po' di resina dappertutto e cercare di lasciare ad asciugare. Intanto si riempiono tutti i fori e tutte le fessure. In questo modo non rischiamo di far uscire delle altre bolle. Qui ragazzi ho preparato la bilancia e il componente A e il componente B. Ho scelto di fare pochissima resina, in questo caso ho scelto di fare 100 grammi di A e 50 grammi di B. Siccome questo qua ha un rapporto di 2.1, quindi è semplicissimo, 100 più 50. Quindi faremo 150 grammi di resina e la spalmeremo su tutta la superficie del legno. Allora, per quanto riguardano le gambe di questo tavolo, non ho molto da raccontarvi perché ho chiesto a un amico che fa il fabbro di farmeli fare, quindi gli ho dato anche il telefono, si è fatto riprendere da solo, vedete la qualità del video non è migliore, quindi ho scelto di crearlo semplice da fare. Dopodiché ho cominciato a pulirlo con un po' di solvente e ho cominciato a pitturarlo. Sto utilizzando una pittura che mi permette di non dargli un fondo e lascerò comunque tutto in descrizione. Bene, ora comincerò a fare lo stampo, la cassaforma di questo tavolo. Se vuoi vedere il video completo della realizzazione di questo stampo, ti consiglio di andare a cliccare in alto a destra.
Allora ragazzi, abbiamo aspettato che il nostro stampo sia asciutto per bene, tutte le giunture che ho fatto col silicone. Ora possiamo posizionarlo e cercare di verificare se tutto è in bolla, e dopodiché con uno spray distaccante potremo cercare di spalmarla su tutti i bordi, dappertutto. Poi con un po' di carta cercheremo di pulirlo e non lasciare uno strato molto alto. Una volta fatto questo possiamo inserire le nostre due belle tavole all'interno dello stampo e cercare di avvicinarle al più possibile al bordo e metterlo un po' più uniforme. Una volta fatto questo potremo mettere i nostri 4 morsettoni in modo che le due tavole stanno ben salde al fondo, e dopo mi sono preparato 400 grammi di resina, e la stessa resina che utilizzerò per fare la colata finale, quindi farò uno strato di 2-3 mm per cercare di tappare gli eventuali buchi da dove potrebbe uscire l'aria. Ragazzi, mi sono preparato qui la tolla e la resina, farò intorno ai 9 litri e mezzo di resina e sarà di colore nero fumé. Ragazzi, una volta che l'abbiamo agitata dobbiamo lasciarla un attimo che riposa, e intanto le bollicine escono fuori e si spaccano da sole.
Allora, volevo precisare una cosa. Nel momento in cui mi è avanzato una parte, e avete visto anche voi, volevo che creassi un effetto tipo nebbia all'interno, ma più scura. Quindi ho aggiunto un po' di colorante e la parte rimanente l'ho rimessa e l'ho mescolata un po'.